Bella, bella sgambata tra Inter Under 23, prima partita in famiglia e finalmente tocchiamo anche con mano questo progetto dell'Under 23, progetto interessante, forse non abbiamo neanche parlato ed è un errore clamoroso perché merita totale attenzione. Forse ci arriviamo anche con un po' di ritardo, vedi la Juventus da quanto tempo la Juventus che ha aperto un po' le piste, le danze all'Under 20? Non me lo ricordo, però se lavori bene, perché poi il discorso è sempre quello, puoi davvero formare giocatori, se non per la prima squadra, alcuni perché no, ma soprattutto anche per no, valorizzare e magari fare profitti, perché poi il discorso è brutto dirlo, no? Se io vado un po' dritto al punto, è quello. E quindi interessante. L'Under 23 è affidata a Stefano Vecchi, che poi non è sicuramente un volto nuovo da parte nostra dei nerazzurri, appunto. La sgambata tra Inter e Under 23, un allenamento, come ho definito un po' queste partite in cui in maniera speculare no, viene diviso il minutaggio a blocchi, no? Nel primo tempo squadra A, nel secondo tempo squadra B, tot minutaggio, ti alleni, non è un allenamento a secco, ma è un allenamento con la palla dove, perché no, vai anche no, a lavorare sui nuovi arrivati, ad affinare qualcosa. Sul modulo mi sembra che primo tempo, secondo tempo, quello è 3-5-2 e via così, e via così. Un paio di cose da dire su alcune giocate, su alcuni giocatori, su alcune situazioni, su Bonni, su Luis Enrique, su Susic, che in realtà, essendo dal lato della telecamera, in queste strutture è veramente orribile, ieri stessa roba per la Juventus, fai un po' fatica, però va bene, però va bene. Più Esposito, ecco, perché qua più che vai sul singolo, ne parliamo, come al solito sto facendo una caciara, una cosa, mamma mia, col pollaio che figlio mio è invisibilio, mal di testa, calma, procediamo per gradi. Prima cosa, se volete, come al solito, vi invito a lasciare un like per il solito agoniatissimo algoritmo. Perché no? Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per seguire i prossimi contenuti. E credo che in giornata ci sia il Napoli. Credo che in qualche modo lo guarderemo. Ormai anche di domenica facciamo tutto e di più. Ovviamente vi invito a lasciare un like. No, ve l'ho già detto della mamma mia, so proprio cotto, ma cotto di brutto. Iscrivetevi se non avete, ve l'ho detto anche questo. E che cosa vi ringrazio. Ecco, sostanzialmente vi dico grazie per davvero. Cosa dire, ragazzi? Da dove partire? Dal fatto che proprio a occhio, no? Appunto, essendo scesi in campo due squadre diverse, sto parlando dell'Inter, non dell'Inter Under 23, dove tra l'altro invece potremmo anche discutere, poi una facciata la facciamo perché qualche nome interessante c'è e come se c'è. Per quanto riguarda l'Inter, mi piace vedere come eh, cambiando il blocco comunque abbiamo degli interpreti assolutamente validi in entrambi i lati, perché poi non c'è stata una squadra titolare A, una squadra di riserve B, no, c'è stato ovviamente il mischione. Nel primo tempo penso alle due coppie d'attacco, Lautaro Bonni e Pio Esposito Turam, che è sempre stato un po', non prendiamoci in giro, l'anello debole dell'anno scorso, dove purtroppo Taremi non è risultato quello che ci attendevamo, non prendendoci in giro. Correa neanche a discutere e a discuterne, e Arnautovic peggio mi sento. Quindi oggi invece vediamo un Bonni che secondo me nonostante siamo al 3 d'agosto e quindi bisogna lavorare, eppure è uno che ha gamba, no? Uno che va, è un giocatore di quella stazza molto interessante. E non vi dico nel secondo tempo più Esposito, un giocatore che nell'aria fa paura, secondo me. Più Esposito nell'aria fa paura. Io sto ragazzo non lo conoscevo proprio e sono colpevole di questo, perché
io non ho mai negato la Serie B, purtroppo per un motivo o per l'altro non riesco a seguire tutto, non la seguo, però sto ragazzo lo vedi con i movimenti che fa, le sponde, ha questo fisico bello possente. E questo secondo me è veramente, no? Ne ha parlato benissimo appunto lo stesso Kivu, vedendolo già come il prossimo attaccante della nazionale, cioè si è proprio esposto tranquillamente. E tutto questo lo trovo, cioè avere questo parco attaccanti già, ripeto, non sto qui per sminuire il fatto che non sia arrivato Lookman, no, Lookman è un giocatore diverso. Lookman è un giocatore diverso, no? Altre caratteristiche, altre cose che comunque mancano. Però se parliamo proprio del blocco di attaccanti, adesso secondo me, credo, spero, poi è difficile dirlo, al 3 di agosto in una partita da amichevole in famiglia, ovviamente tutte le premesse di rischio che vanno fatte, però il materiale secondo me c'è, poi come al solito, come dico sempre, come sappiamo va assolutamente valorizzato. Sta provando a valorizzare Kifu, anche se quello ufficialmente sul mercato, Cristian Aslani, perché Kivu non si sentiva mai, ma lo ha rimbrottato, diciamo così, per tutta la partita. Avanti, no, non tornare dietro, avanti, gridava, Cri, avanti, incredibile. Cri, Aslani o in un modo o nell'altro comunque gioca sempre nell'Inter, l'abbiamo visto nel Mondiale per Club, lo stiamo vedendo adesso. Vediamo, magari va a finire che un altro anno all'Inter se lo fa, non lo so, credo che tanti tifosi non siano contenti di questo, però sappiamo che oggi il titolare rimane Çalhanoğlu e l'abbiamo visto, è tornato nel secondo tempo, messo in campo, ha fatto anche un bellissimo gol e non l'avrei detto, io non avrei detto tante cose, poi il bello del calciomercato è questo, non avrei detto che per Çalhanoğlu non arrivassero offerte serie, non l'avrei mai detto. L'unica offerta arrivata è quella di 10 milioni da parte del Galatasaray, non l'avrei mai detto. Così come non avrei mai detto, e sono contentissimo, tantissimo, per il fatto che nessuno ha pagato la clausola a Dumfries e quindi Dumfries lo vediamo sfrecciare su quella fascia. Sono cose assurde che non avrei mai pensato. Il fatto che non arrivassero delle offerte allettanti per due giocatori che poi secondo me sono di assoluto livello. Poi lasciamo stare l'aspetto caratteriale, lasciamo stare come sono andati i fatti, però parliamo di due giocatori sicuramente che hanno un valore importante. L'altro giocatore di cui voglio un po' discutere è Luis Enrique. Luis Enrique che oggi fa un bellissimo gol, una bellissima botta. Io voglio vedere sto ragazzo perché poverino è arrivato in difficoltà al mondiale per club, però questo è uno che è andato quasi in doppia cifra di gol e di assist in Ligue 1, che direte voi, Ligue 1, ma quasi doppia cifra di gol e di assist, questo deve avere delle qualità e voglio assolutamente vederle, senza ombra di dubbio. Poi come vi dicevo prima, dall'altro lato qualche nome interessante come quello di Cocchi. Mi è piaciuto l'attaccante Spinacè, ho visto belle cose di Spinacè, ha fatto anche un altro gol che era fuori in fuorigioco ma bello. Ovviamente Berebro che già conoscevamo. Mi aspettavo forse qualcosa di più dal 10 Kamate, che tra l'altro un po' maluccio, anche l'autogol bislacco lì nella fattispecie. Abbiamo visto anche delle cose proprio da partitella internos, l'autogol di Kanate, il passaggio all'indietro di Dumfries, praticamente il regalo non mi ricordo a chi, Spinacè? Non mi ricordo. Abbiamo visto delle cose da partitella internos, ecco, quindi questa è veramente stata una partitella in famiglia, sì, aperta al pubblico, no, più che pubblico alle telecamere, ma quello è una scambata, un po' d'allenamento non a secco ma con la palla, quindi benissimo così e niente, questo è, senza dilungarci poi troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le cose, se volete iscrivetevi al canale, se la fate finita per favore, grazie, fate come vi pare, no dico loro, non a voi, ci mancherebbe. Un grande abbraccio, Danesco.